Allora, il nostro obiettivo qua è, data l'equazione di questa circonferenza, fatta in questo modo, e data l'equazione di questa retta orizzontale, andare a determinare la porzione di area che si verifica all'interno di quel triangolo. Ora, per calcolare quest'area ci sono veramente un sacco di modi, proviamo a vederne qualcuno. Allora, innanzitutto proviamo a calcolarci i punti di intersezione, quindi se io vado a intersecare la circonferenza con la retta, quindi vuol dire praticamente andare a sostituire y uguale ad 1 dentro l'equazione, in questo modo otterrei quindi x quadro più 1 meno 8x meno 6 più 17 uguale a 0. Quindi andando a sistemare questo ottengo x al quadrato meno 8x, poi avrei 1 meno 6 quindi meno 5 più 17 quindi più 12 uguale a 0. Se adesso vado a pensare a due numeri la cui somma faccia meno 8 e il cui prodotto faccia 12, questi due numeri saranno meno 6 e meno 2. Infatti meno 6 e meno 2 mi danno meno 8. Meno 6 per meno 2 mi danno più 12. E quindi qui avrei subito le mie soluzioni x uguale a 6 e x uguale a 2. Quindi questo mi va a dire praticamente che questa base qua deve per forza misurare la differenza tra 6 e 2, dunque 4. Quindi praticamente abbiamo la base che misura 4. Siccome sono dentro un triangolo, come posso misurare l'area? Beh, semplicemente andando a fare base per altezza diviso 2. Quindi, volendo, cosa mi serve per considerare questa altezza qua? Beh, semplicemente in primis potremmo andare a calcolare il raggio. Perché come faccio a calcolare il raggio? Beh, ricordiamo che abbiamo una formula per calcolare immediatamente il raggio ormai. Questa formula è data dalla radice, poi ci devo mettere le coordinate del centro e anche quello mi potrebbe servire. Quindi prendo le coordinate del centro che sono date da meno a mezzi, poi tutto al quadrato, più meno b mezzi tutto al quadrato meno c. E quindi che cosa ho? Ho la metà di 8, ossia 4 al quadrato mi dà 16. La metà di 6, quindi 3 al quadrato mi dà 9. Poi dovrò andare a sottrarre c, quindi meno 17. Il tutto sempre sotto radice. Allora se faccio 16 meno 17 sto a meno 1. Di conseguenza meno 1 più 9 fa 8, quindi mi rimane 8 sotto la radice. E quindi ho dimostrato che il raggio di questa circonferenza è radice di 8. A questo punto sono in grado di andarmi a calcolare l'altezza, perché l'altezza si fa semplicemente applicando il teorema di Pitagora a questo punto. Quindi arrivati a questo punto posso andarmi a calcolare questa altezza qua semplicemente applicando il teorema di Pitagora a questo triangolino qua. Di conseguenza, se la base abbiamo detto che era 4, la metà sarà dunque 2. Per calcolare l'altezza dovrò fare la radice quadrata della mia ipotenusa, in questo caso il raggio, quindi questo qui che misura radice di 8, al quadrato, e quindi radice di 8 al quadrato è semplicemente 8. Se adesso vado a sottrarre il quadrato di 2 che è 4, ottengo banalmente la radice di 4 che è 2. E quindi per fare l'area mi basta fare area uguale base per altezza diviso 2 e di conseguenza ho 4 per 2 diviso 2 e quindi questo si semplifica e mi resta area uguale a 4. E quindi questo è un metodo. Adesso andiamo a condividere altri metodi che addirittura non sempre vengono, insegnati a scuola, o almeno a me nessuno me lo insegnò a scuola. Questo l'avevo scoperto sempre tramite alcune lezioni private a cui io stesso sono andato e il metodo è questo. Praticamente una volta determinati 3 punti sarei in grado direttamente di calcolare l'area di un qualsiasi triangolo. Vediamo come. Quindi noi abbiamo detto che
la x è uguale a 6, una x, e un'altra x uguale a 2, però questo non basta, perché una volta determinate le x devo far interagire anche le y, che in questo caso vabbè è facile essendo che stanno sulla retta e sono 1. Allora devo andare semplicemente a scrivermi in maniera ordinata tutti i punti che coinvolgono il triangolo. Quindi ho un punto che è di coordinate, aspetta, hanno i nomi loro, quindi B, anzi partiamo da A abbiamo detto che è di coordinate 2, 1, B è di coordinate 6, 1, e poi C, per quanto riguarda le coordinate del centro, la formula era meno A mezzi meno B mezzi. Quindi di conseguenza, se voglio le coordinate del centro, mi basta guardare l'equazione, cambiare i segni, in questo caso 8 e 6, e poi dimezzarli, quindi ho rispettivamente 4 e 3. Ecco, quindi io adesso svelo un metodo che semplicemente, dati i punti, senza ragionare su nessun tipo di geometria, riesce a calcolarmi direttamente l'area del triangolo. Semplicemente si va a costruire una tabellina, il cui termine tecnico in realtà sarebbe matrice, in cui vado a mettere qui le coordinate delle x, qui le coordinate delle y e qui tutti 1. Quindi comincio col mettere tutti 1 qua. Poi nelle x copio il 2, il 6 e il 4, quindi sono andato a copiare questa colonna qua esattamente qua, e poi vado a copiare questa colonna qua esattamente qua. 1, 1, 3. Adesso il metodo in che consiste? Nell'andare a ricopiare di nuovo la colonna delle x e la colonna delle y, quindi 2, 6, 4, 1, 1, 3. Dopo aver ricopiato la colonna delle x e la colonna delle y, andiamo a considerare le diagonali. Quindi dapprima considero questa diagonale qua e devo fare il prodotto su tutto quello che c'è sulla diagonale, quindi 2 per 1 per 1, e questo fa 2. Di nuovo vado a moltiplicare tutti questi, e quindi 1 per 1 per 4, che mi dà 4. Di nuovo 1 per 6 per 3, quindi 18. E con questo ho fatto le prime 3 diagonali. Adesso considero non più le diagonali che vanno per così, ma quelle che vanno per così, e in questo modo dovrò andare a sottrarle, quindi 4 per 1 per 1, che mi dà 4, e quindi qui mi ricordo che devo sottrarre. Poi 3 per 1 per 2, che mi dà quindi meno 6, perché devo sottrarre, e poi ho 1 per 6 per 1, e quindi questo mi dà un altro meno 6. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è rimasto. Comunque il metodo dice che una volta effettuate queste semplici moltiplicazioni, il risultato che scaturisce da questo va diviso per 2. Quindi guardiamo bene, intanto possiamo distruggere questo meno 4 con questo più 4, e poi notiamo che abbiamo praticamente un meno 12 qua, che se lo vado ad unire a questo 2 mi dà un meno 10. Se poi faccio 18 meno 10 ottengo proprio 8. Quindi il risultato di tutto questo è semplicemente 8. Ricordiamo che, come ho detto, quello che trovo lo devo dividere per 2, ed ecco quindi dimostrata che l'area del mio triangolo è 4. E questo metodo è potentissimo perché, ripeto, uno non deve scervellarsi sulla geometria del problema. Quindi uno non ha bisogno di dire questa è l'altezza, questa è la base, questo e quest'altro, non deve fare praticamente niente. Mette i punti, li butta tutti dentro questo algoritmo e l'area esce in automatico, e quindi questo è un metodo. Ci tenevo a concludere adesso con un ultimo metodo, un metodo ancora più analitico, che anziché trovarmi questa altezza con il teorema di Pitagora, cosa che posso fare tranquillamente, però il nostro obiettivo è quello di esercitarci, quindi tiriamo fuori tutto quello che sappiamo, che magari poi ci tornerà utile in altri esercizi. Semplicemente io potrei trovarmi questa distanza qua semplicemente come la differenza tra le y del mio centro con quella della mia retta. Cioè, se so che questo centro, perché prima non l'abbiamo calcolato esplicitamente, se so che questo centro si trova ad altezza 3, perché è di coordinate 4, 3, essendo che la retta è orizzontale, questa altezza sarà banalmente 2 per le considerazioni geometriche su questa circonferenza facile. E infatti, che cosa vediamo? Che l'altezza è 2.
quindi passare dal raggio non era necessario. Quindi questo sarebbe un altro approccio all'esercizio, cioè il raggio potevo tranquillamente non calcolarmelo e avrei fatto direttamente base per altezza diviso 2 e l'esercizio sarebbe finito. C'è ancora un'altra strategia che ovviamente non serve nel caso di questo esercizio, però io ci tengo a mettere avanti, ed è la distanza punto retta. Perché in questo caso la distanza punto retta è veramente facile, ma magari una prossima volta verrà dato un esercizio più difficile di questo, dove io dovrò fare, che ne so, il triangolo mi viene più difficile perché la retta è così, e allora se magari mi viene data la retta e mi dicono guarda che questa retta è tangente, per dire, come faccio a trovarmi questo raggio qua? Perché magari non mi viene dato il raggio, non mi viene data l'equazione della circonferenza, quindi posso trovarmi questo raggio con una distanza punto retta. Dobbiamo semplicemente ricordare la distanza punto retta. Come si fa? Distanza punto retta uguale a per la x del punto più b per la y del punto più c, a cui vado a fare la radice quadrata di a alla seconda più b alla seconda. Adesso sembra una cosa paurosa, ma in realtà è semplice. Quindi voglio applicare la distanza punto retta per potermi trovare quella distanza. In realtà è semplicissimo, perché siccome la mia y è appunto uguale ad 1 semplicemente, cioè questa qui è l'equazione della retta, io però per usare questa formula dovrei mettermi in questa situazione qua, cioè devo ricrearmi la retta in quel modo. E quindi come si va a sistemare? Semplicemente devo dire y-1 uguale a 0. In questo modo la mia a sarà 0 perché non c'è la x, la mia b è 1, la mia c è meno 1, quindi qui sopra viene direttamente 0 per la x del mio punto, che in questo caso è il centro, e abbiamo detto che è 4, 3 forse, sì, quindi lo appunto qui, c è di coordinate 4, 3, quindi qui dovrò mettere 4 più 1 per la y del centro, quindi 3, più la c, che in questo caso è meno 1, e poi dovrò andare a fare direttamente la radice quadrata di 1 di 0 al quadrato più b al quadrato, che in questo caso è 1. Quindi praticamente che cosa sta succedendo qua? Che il denominatore non c'è, perché sarebbe semplicemente la radice di 1 al quadrato, quindi questo non c'è, questo non c'è, questo non c'è, è semplicemente 1 per 3 che fa 3 meno 1 che fa 2, quindi semplicemente questa distanza mi viene immediatamente che è 2, in modulo che ovviamente è sempre 2, perché queste stanghette qui rappresentano un valore assoluto, in quanto giustamente una distanza non può mai essere negativa. Quindi banalmente con questa formula sono arrivato immediatamente a dire che questa distanza è 2. Ripeto questo perché ci tengo a dirlo, perché non sempre si ha una situazione geometrica favorevole. È ovvio che usare questo ragionamento in questo caso è come sparare ad una farfalla con un cannone, però dobbiamo appunto abituarci al fatto che non sempre ci può andare bene nell'esercizio, e quindi vedere un procedimento generale può essere utile ad approcciare altri tipi di esercizio. E quindi questo l'esercizio fatto in più e più modi. Ricapitolando, qual è l'approccio più facile secondo me per questo esercizio? Semplicemente quello di intersecare, trovare questi due punti, dire che questa distanza è 4, di conseguenza la base del mio triangolo è 4, per quanto riguarda l'altezza trovare le coordinate del centro e fare una differenza tra le altezze di y uguale ad 1 e l'altezza del centro che è 3, e immediatamente si trova la base, si trova l'altezza, base per altezza diviso 2, e trovo subito tutto. Se si vuole approcciare alla geometria analitica ci sono quest'altre cose qui. Questa può essere una regola molto interessante che prescinde dalla geometria del triangolo, e quindi la potremmo applicare in altre circostanze se ci viene chiesto di calcolare un'altra area.